tutti ragazzi, bentornati. Scusate, settimana scorsa non ci sono stata, non ho presentato nessuna ricetta, ma avevo la voce completamente giù, quindi mi era impossibile ovviamente farla. Quindi oggi facciamo appunto una ricetta che volevo già presentarvi la settimana scorsa. Facciamo una torta di patate in padella, quindi una torta di patate per cui non sarà necessario accendere il forno. Il procedimento è molto semplice, faremo anche questa bella torta ripiena, però pian piano vediamo i passaggi. Allora, per portarmi avanti io ho già lessato e passato le patate allo schiacciapatate. Queste qua sono circa 750 grammi, però poi vi lascerò sempre le dosi in descrizione. Quindi pian piano vi farò vedere gli altri ingredienti. Allora, cosa facciamo? Diamo una mescolata alle patate, mi raccomando le patate calde, anche se le preparate in anticipo, magari gli date una scaldata al microonde come ho fatto io. Quindi aggiungiamo del sale, un po' di sale, poi chiaramente alla fine andremo sempre ad assaggiare il tutto, mettiamo anche un po' di pepe. Diciamo che con le patate calde sarà anche più facile amalgamare tutto il resto, quindi far sciogliere bene anche il sale ad esempio. Quindi diamo una mescolata e dopodiché andiamo ad aggiungere. Allora, se avete uova grandi, un uovo e mezzo, altrimenti 2 uova piccole, quindi in base alla grandezza delle uova che avete a casa. Quindi andiamo a mescolare le nostre uova per bene. Poi andremo ad aggiungere il formaggio grattugiato e del pan grattato. Ovviamente poi dovremo regolarci un attimino perché bisognerà avere una consistenza non troppo appiccicosa, ecco, quindi alla fine ci regoleremo un attimino con il pan grattato eventualmente, se aggiungerne più o di meno. Quindi mescoliamo per bene. È una ricetta molto semplice e abbastanza veloce perché la cottura in padella tra l'altro sarà anche abbastanza rapida, diciamo sarà un po' come una sorta di frittata da fare cuocere. Quindi adesso andiamo ad aggiungere il nostro formaggio grattugiato, non pecorino magari, ecco, altrimenti la torta viene troppo, diciamo, saporita, visto che abbiamo già comunque un ripieno, quindi direi del parmigiano, del grana, però vabbè, va sempre a vostro piacimento. Ne aggiungiamo circa un 70-80 grammi, quindi io andrò ad aggiungerne metà della mia dose, ecco qua. Se però vi piace sentire tanto il formaggio, nulla vi vieta di aggiungerne anche di più, è anche un etto tranquillamente, ripeto, poi va sempre in base al dosaggio delle patate. Ovviamente se volete fare metà dosaggio non farete altro che dividere per 2 tutti gli ingredienti. Quindi mescoliamo per bene anche il formaggio grattugiato e adesso andiamo ad aggiungere il pan grattato. Allora, per questa dose ce ne vogliono circa un 3 cucchiai, quindi circa un 60 grammi, però ci andremo poi a regolare alla fine. Se ne servirà un attimino di più lo andremo ad aggiungere. Quindi mescolato per bene il formaggio, andiamo ad aggiungere i nostri 3 cucchiai di pan grattato circa. Ogni cucchiaio sono circa 20 grammi, quindi non vado neanche di bilancia. E aggiungiamo questi. Quindi mescoliamo per bene, vediamo la consistenza finale com'è. Ok, io direi che come consistenza ci siamo. Guardate, adesso vi faccio vedere un attimino per capire meglio. Allora, se noi impastiamo un po' con le mani, vedete che il composto si stacca abbastanza facilmente dalla ciotola, quindi rimane abbastanza asciutto. Quindi non è appiccicoso e come consistenza direi che ci siamo. Possiamo procedere quindi alla nostra cottura in padella. Quindi cosa facciamo? Prendiamo una padella, adesso vi farò vedere quella che ho preso io, la oleiamo, ci mettiamo sopra un po' di pan grattato in modo tale che la nostra torta non rischierà di attaccarsi. Allora, come vedete io ho scelto questa padella, quindi io ho messo dell'olio e del pan grattato e adesso cosa faccio? Intanto ho acceso la fiamma, potete anche farlo dopo, prendiamo quindi il nostro impasto, magari ci ungiamo anche le mani per evitare che ci si attacchi troppo il composto e iniziamo a spargerlo in modo tale da uniformarlo per bene nella padella, quindi schiacciamo per bene e andiamo a ricoprire tutta appunto la nostra padella. Quindi
andiamo a compattarla per bene con le mani. Mi raccomando, bagnatevele sempre, magari bagnate il guanto in modo tale che riuscite a lavorarla un attimino meglio. Adesso cosa facciamo? Andiamo a mettergli sopra, io ho scelto in questo caso qui del prosciutto e della scamorza, però ovviamente se volete mettere ad esempio del salame o della Bologna potete tranquillamente farlo. Se volete scegliere anche un altro formaggio al posto della scamorza, del provolone ad esempio, della mozzarella, tranquillamente. Queste sono semplicemente delle idee di ripieno, ecco. Quindi procediamo a mettere ancora del prosciutto. Ok, io direi che magari ce ne sta anche un'altra fetta, altro pezzettino di qua, e ora andiamo a mettere la nostra scamorza. Così da creare un bel ripieno. Ecco qua. Adesso cosa facciamo? Non facciamo altro che andare, una stoffa di prosciutto, andare a ricoprirla con la restante patate che ci è rimasta, sempre chiaramente bagnandoci un po' le mani. Quindi andiamo a pressare bene e andiamo a ricoprire la nostra torta. Ok, l'abbiamo ricoperta per bene, quindi andiamo a compattarla, ripeto, sempre bagnando un po' le mani. Cosa facciamo adesso? La facciamo cuocere, magari gli mettiamo sopra un coperchio e facciamo cuocere per circa un 7-8 minuti, magari con una fiamma non bassa come questa, magari ecco, una volta che abbiamo formato la nostra torta alziamo un po' la fiamma e la facciamo cuocere per circa un 7-8 minuti, mettiamo magari su un coperchio e dopodiché vi farò vedere i restanti passaggi. Allora, sono passati circa 7 minuti, adesso prendo un piatto, io ho messo sopra dell'olio in modo tale che non facciamo attaccare la nostra torta al piatto, quindi mettiamo sopra la padella e andiamo a girarla come se fosse una frittata. Quindi, ok. Quindi adesso cosa facciamo? Cerchiamo di farla scivolare piano piano dentro la nostra padella. Quindi l'abbiamo rigirata, magari la compattiamo per bene se per caso qualche pezzettino sia un po' disfatto e la facciamo cuocere adesso per altri 7-8 minuti dall'altra parte. Mi raccomando, la fiamma sempre non troppo alta, diciamo moderata. Ecco, abbiamo cotto la nostra torta, come vedete, l'ho sfornata, vedete, è molto carina da vedere. Tra l'altro vedete, ecco, avendo messo il pangrattato siamo riusciti a sfornarla tranquillamente, ci ha fatto questa leggera doratura. Vedete, c'è qua ancora del pangrattato, però sicuramente sarà anche buono, diciamo, è piacevole sentirlo sopra la torta. E quindi ricapitolando, mi raccomando, un 7-8 minuti da ogni lato, fiamma leggermente moderata e poi la potete farcire come più preferite. Quindi io ho scelto prosciutto e scamorza, però potete mettere anche del salame, mettere del provolone, mettere della mozzarella, qualsiasi cosa preferite, oppure farla semplicemente ripiena con dei formaggi. Lasciarla anche semplice, però ecco la patata è abbastanza dolce, neutra, quindi secondo me con un ripieno diventa ancora più golosa. Quindi adesso ne andiamo a tagliare una fetta, chiaramente se la lasciamo intiepidire o addirittura raffreddare è ancora meglio, magari se la mangiamo anche il giorno dopo, così i sapori si amalgamano meglio e poi sarà anche più facile ovviamente tagliarla. Però noi andiamo lo stesso a vedere il risultato piano piano. Quindi anziché andare a usare il forno, mettiamo in padella e ci viene una bellissima torta, anche golosa da vedere all'interno. Quindi da servire come aperitivo, come anche secondo piatto, anche, perché no, per un buffet con degli amici, no? Quindi
andare a tagliare le varie fette oppure tagliarla magari a quadratini, sicuramente dai, è molto golosa da mangiare, sicuramente si gusta meglio magari tiepida e addirittura mangiata il giorno dopo. Quindi io vi invito a riprovare questa ricetta se vi piacciono le patate, perché è veramente molto golosa, facile da fare, e quindi provate a rifarla. Eventualmente scrivetemi qualcosa nei commenti se l'avete proposta o se volete qualche consiglio in più. Io vi aspetto per altre golose ricette, mi raccomando, se questa vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale che è completamente gratuito, e se questa ricetta vi è piaciuta magari condividetela anche con i vostri amici. Io vi aspetto per altre golose ricette, mi raccomando non mancate, e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa ricetta.